Qualche giorno fa ho vissuto una delle esperienze più dense, diciamo, della mia vita. Un ritiro autogestito di 3 giorni di buio totale, digiuno e meditazione. Immagina di aprire gli occhi e attorno a te non cambia nulla. Lo stesso buio, le stesse angosce, gli stessi rumori mentali. Così richiudi gli occhi e li riapri ed è uguale, se non peggio, perché ti accorgi che non puoi più soffocare quello che senti con il fare, con i diversi stimoli con i quali generalmente ci distraiamo, ci anestetizziamo. E la cosa più inquietante non era il buio fuori, era il fatto che da lì in avanti non avrei più potuto mentirmi con una maschera che fino a quel momento scambiavo per identità. E ci sono stati dei momenti in cui mi è piombato addosso di tutto, un senso di solitudine che non avevo mai provato e insieme a essa anche un senso di impotenza, di perdita totale e abissale di speranza. E non lo nascondo perché la tentazione di aprire quella porta, per citare un film, e inondarmi di luce, così interrompere quel casino mentale che non mi mollava, è stata fortissima, soprattutto nel terzo giorno, ma grazie al cielo sono rimasto. E questo è un piccolissimo scorcio di quello che ho vissuto in quei 3 giorni che vorrei condividerti in questo video. E attenzione, non lo racconto per eroismo, perché sono pure io in cammino, pure io ho le mie trip mentali. E perché credo che i veri eroi siano persone comuni, come tutti noi, che riescono a essere profondamente consapevoli in ogni momento della propria vita ordinaria e che usano tutto questo per il benessere di tutti gli esseri, magari operando all'ombra in silenzio, lontano dai riflettori, in un modo inaspettato. Quello che posso dirti però è che questa esperienza ha smantellato molte delle certezze che credevo di avere, compresa la supponenza di avere una certa padronanza della mia mente. Ma è stato estremamente utile sbattere contro queste cose, perché a distanza di giorni stanno ancora lavorando. Tant'è che anche il mio nome è maturato, ma di questo magari ne parliamo tra poco. Perché ci sono stati dei momenti in cui ho intravisto qualcosa che non avevo mai visto così chiaramente. E in questo video ti vorrei raccontare come mi sono preparato, cosa ho portato con me, vorrei raccontarti alcune delle sfide, alcune delle conquiste, delle realizzazioni e i punti di domanda. E soprattutto ti vorrei condividere il punto esatto in cui questa esperienza ha smesso di essere una follia affascinante e un po' hippie ed è diventata uno specchio crudo della realtà. Perché tutto è iniziato in una notte, in un periodo particolarmente intenso, sia a livello lavorativo che personale, dove mi sembrava che tutta la solidità che avevo costruito si stesse in qualche modo sgretolando e sentivo che dentro di me, nonostante tutta la pratica della meditazione e della consapevolezza, c'era ancora qualcosa in sordina che lavorava, condizionando le mie scelte, le mie paure, il mio modo di essere, perché mi sono reso conto che ci sono diversi tipi di caos mentali. C'è un caos mentale più superficiale che possiamo raggirare facilmente attraverso le distrazioni che tutti conosciamo, ma c'è anche un caos più sotterraneo, che è davvero difficile entrarci, ma entrarci significa anche guarire molti aspetti della nostra vita. Perché, come ti raccontavo, tutto è nato una sera, stavo meditando quando mi è arrivata una sorta di insight, un'intuizione che non era mia, ma era come se mi fosse stata infilata nella testa, non so come descriverlo. E sentivo che avrei dovuto immergermi nel buio totale. Nel buio non per qualche ora che già lo facevo, non per una pratica simbolica, ma per 3 giorni. E la cosa mi ha parecchio stupito perché di idee strane me ne vengono tantissime, ma questa era proprio folle. Ed è buffo perché prima di quel momento non sapevo minimamente che esistessero questo tipo di pratiche ed è per quello che ho lasciato perdere. E ho lasciato andare l'idea perché non sapevo esattamente come portarla a terra. Non sapevo quando sarei riuscito a ritagliarmi 3 giorni offline dal lavoro e non sapevo soprattutto dove poterlo fare, dove posso trovare una stanza al buio. Ma pochi giorni dopo sono ritornato in carcere per delle attività di volontariato e lì mi si era accesa la lampadina. Così ho cercato su internet e figata, ho scoperto che pratiche simili esistono già da millenni, nelle tradizioni tibetane così come in quelle sciamaniche. E sono dei momenti particolarmente iniziatici, di visione profonda, chiara e lucida. E preso dall'entusiasmo della cosa, visto che ormai
era diventato un tarlo, perché sì, so essere molto ossessivo quando sento forte una cosa. Ecco, preso da questa cosa, ho cercato se in Italia esistessero luoghi simili, ma non c'era nulla. Così ho iniziato a pensare a casa dei miei genitori. Sono ritornato in camera mia e nella disperazione dei miei genitori, che ringrazio e ammiro tantissimo, mi sono attrezzato di nastro adesivo bello grosso, nero, per tappare tutti i vari spiragli e nelle vacanze di Pasqua, tac, mi sono immerso. Non chiaramente con l'arroganza di risuscitare il terzo giorno come il buon Gesù Cristo, anche se una sorta di rinascita c'è stata. E già la preparazione aveva qualcosa di surreale, perché finché l'idea è romantica ed è nella testa, ok, ma quando inizi a salutare tutti, quando inizi a sigillare davvero le finestre, le fessure, gli spiragli, capisci che stai per toglierti dal mondo così come lo conosci. E anzi, una piccola avvertenza prima di continuare. Non cercare di imitare questa cosa se non hai una preparazione adeguata, perché il rischio di uscire di testa è reale e io stesso ho avuto più volte paura durante l'esperienza. Ciò che per qualcuno può essere una pratica di consapevolezza, per qualcun altro può diventare una frattura importante. E io a un certo punto quella soglia tra pratica sana e pratica disfunzionale l'ho sentita. E ti dirò, mi sono avvicinato a questa esperienza con tantissima curiosità, con tantissimo entusiasmo e con l'aspettativa di avere anche chissà quale visione, non lo nascondo, anche magari sviluppare qualche Siddhi, dove per Siddhi si intendono quelle facoltà psichiche e spirituali che secondo le tradizioni indovediche si acquisiscono attraverso la pratica intensa della meditazione. Però al di là di tutte queste fantestecherie, il mio scopo reale, principale, era quello di fare chiarezza su di me, sulle mie scelte, sull'origine profonda di certi miei comportamenti e riportare la mente in uno stato di calma, di quiete totale. Ed è curioso perché sono entrato con una domanda che era: ma vedrò qualcosa, sperimenterò qualcosa di particolare? Ma durante il ritiro è maturata un'altra domanda: cosa rimane se lascio cadere tutta la menzogna che sostiene la mia esistenza? E i pilastri di questo ritiro al buio sono stati fondamentalmente tre. L'oscurità, appunto, il digiuno ad acqua, che pratico regolarmente ogni anno da almeno 10 anni, e la meditazione. Meditazione semplice, classica, la meditazione che faccio tutti i giorni e che trovate tra l'altro anche in una versione abbreviata qui sul mio canale YouTube e che è parte del metodo di cui parlo nel libro, alla quale però ho associato in alcuni brevi momenti, quando proprio sentivo di uscire di testa, ho aggiunto alcune pratiche derivanti da altre tradizioni, come la ricapitolazione della tradizione maya tolteca, i mantra e le tecniche di respirazione apprese durante il filo d'oro, la pratica dell'etichettatura della tradizione buddista. Ma a parte queste premesse, com'è andata? Devo dire che è stata un'altalena continua e nel suo complesso l'esperienza è stata intensa, perché ci sono stati dei punti di disperazione e di sfinimento veramente importanti, alternati a picchi di estasi che raramente ho sperimentato nella mia vita. Ed è proprio questo che mi ha spiazzato. Non il fatto che fosse dura, perché sapevo che avrebbe avuto una scadenza, ma il fatto che fosse imprevedibile, perché potevi star lì seduto a meditare, tranquillo, nella consapevolezza del tuo respiro, e subito dopo venire travolto da un'emozione che non sai neanche identificare, subito ancora dopo ritrovarti nella gioia, nell'estasi più totale. E infatti quello che mi ha proprio sorpreso, colpito, è stato il senso di disorientamento, un po' perché non avevo punti di riferimento, nel senso che al di là delle testate che mi sono preso sbattendo contro gli oggetti, sentivo il corpo ma non lo vedevo, avevo idea del tempo ma non sapevo l'ora. Quindi non sapevo quando erano le 2 di notte, le 3, le 4, le 6. E quando perdi completamente i riferimenti, anche quelli più stupidi, quelli più banali, più quotidiani, ti accorgi che il nostro senso di identità, che la nostra stabilità psicologica si è appesa a cose che diamo per scontato, come la luce, la forma, l'orario, lo spazio, le coordinate minime per ricordarti chi sei. Ma la cosa più tosta, in assoluto più tosta, è stata la mente. Perché la mia scimmia impazzita mentale sembrava drogata di caffeina, era costantemente presente, sempre, 24 ore su 24,
Ed è stato assurdo perché credevo di avere una certa dimestichezza della mente, ma mi sono accorto proprio lì nell'oscurità, togliendo tutti gli stimoli anche visivi, che tutto si amplifica, tutto diventa troppo, e lì o la mente la sai dominare bene, la sai gestire bene, oppure vieni travolto. Perché lì mi sono accorto di una cosa che può sembrare assurda, ma quando la vivi è veramente potente, che anche la semplice vista di una matita, di un albero, ti distrae da quello che hai in testa. E lì ho capito un'altra cosa abbastanza umiliante, che almeno io tante volte non sono quieto, sono distratto molto bene. Ed è stato allucinante perché immagina, ti arrivano dei ricordi che non sai di avere e ci devi sbattere con tutto te stesso. Ti arrivano delle belle idee importanti e non puoi appuntarle. Mi sono arrivati un sacco di spunti per il nuovo libro, ma pum, dimenticati. Poi ti arrivano un sacco di cose lasciate in sospeso che avevi completamente dimenticato e non puoi chiuderle e ti rimane la pulce addosso e tu sei lì che cerchi di trattenere per non dimenticare e poi a un certo punto lo devi lasciare andare, altrimenti rimani lì 3 giorni a continuare a pensare a quella cosa. E quel trattenere ti genera un sacco di sofferenza, un sacco di dolore. Poi insieme a questo mi è capitata un'altra cosa che a me non capita mai, ovvero iniziare a vedere luce, colori, immagini. E non sai se è vero, non sai se sono effetti ottici, non sai se è perché l'assenza di prolungate di buio ti sta sovrapproducendo la melatonina. Insomma, eravamo io, i miei dubbi e la mia mente. Ma è stato proprio quando ho accolto questa situazione, quando ho smesso di controllare il processo, di capire cosa stava accadendo, di idealizzare quello che stavo vivendo e mi sono dato la possibilità di aprirmi completamente per sfinimento e senza riserve a quel buio che qualcosa è cambiato. Perché fino a lì, fino a che cercavo di comprendere, di dare una forma, c'era una forma di resistenza che mi generava un sacco di dolore. Ma è stato proprio nell'aprire per sfinimento che è apparsa una presa di consapevolezza potentissima. Due parole semplici che tutti conosciamo, ma che recitarle con profonda consapevolezza apre un mondo, ovvero io sono. Io sono. Io sono a prescindere da quello che credo di me, io sono a prescindere da dove sono, io sono a prescindere dalla malattia, io sono a prescindere dalla morte, dalla gioia, dall'estasi. Io sono. E la cosa sconvolgente è che queste parole non le ho pensate, le ho sentite. Un altro è essere completamente pervasi da questa cosa e fermarsi completamente in quella consapevolezza. E lì si è aperto uno spiraglio e a livello fisico ho avuto delle scosse davvero intense, davvero profonde. Perché hai presente un orgasmo? Ecco, moltiplicalo di X volte. Ed è lì che mi sono accorto che sì, la luce ti mostra il mondo visibile, ma è l'oscurità, il buio totale a rivelare la tua mente, il tuo mondo interiore magico. Perché ti chiedo, quando le distrazioni finiscono, che cosa resta? E sono convinto che se non avessi avuto la pratica della consapevolezza della meditazione, seppur semplice, credo sarei impazzito. Perché in certi passaggi la differenza tra mollare tutto e restare lì, tra inquietudine e quello che sentivo, stava in pochi attimi semplicissimi, cioè quello di fermarsi rispetto a quello che accade, stare nel proprio corpo, sentire la consapevolezza del proprio respiro, accorgersi di quello che sta accadendo, dargli un nome, una definizione, un'etichetta e lasciarlo essere, lasciarlo andare, lasciare che faccia tutto il suo casino, ma tu stai lì, indipendentemente da quello che accade, tu stai lì, nella consapevolezza del proprio respiro. Ed è stato meraviglioso perché sentivo la mia presenza nel respiro, la presenza nel punto tra le sopracciglia stabile, come se nulla potessi distrarmi da quello stare. Ed è stato lì che ho smesso di immaginare quello che doveva accadere immerso in quel buio per iniziare a vivere quello che doveva accadere. Perché ho iniziato a riconoscere davvero, e non solo a parole, che quello che mi apparivano come pensieri, emozioni, immagini erano transitori. Per me è stata un'acquisizione di potere che raramente ho sperimentato. E questo mi ha portato anche a vedere e a rendermi consapevole degli schemi ciclici che si ripetono costantemente in diverse salse che mi condizionano in ogni momento. È stato proprio un processo di familiarizzazione profonda,
Perché come racconto spesso, c'è una bellissima parola tibetana che noi traduciamo come meditazione ed è Gom e significa proprio familiarizzare, familiarizzare con la calma anziché con la fretta, con la pace anziché con la violenza, con l'ascolto anziché con la distrazione. E se si ripensa a tutto questo è pazzesco, perché quando ho iniziato seriamente a meditare, partendo da 3 minuti ogni giorno, come racconto anche nel libro Chi si ferma si ritrova, non mi sarei mai e poi mai aspettato di affrontare un'esperienza simile. Ed è bello anche per questo, perché certe soglie non è che le superi perché hai chissà quali capacità o perché sei coraggioso o eroico. Le superi semplicemente perché ti dà la possibilità di essere costante 1 minuto alla volta, un respiro alla volta, un giorno normalissimo alla volta. Perché di ritiri molto belli, ne ho fatti tanti, anche intensi, ma questo ritiro, seppur improvvisato, seppur grezzo, è stato uno schiaffo e al contempo una carezza. E i doni di questo viaggio sono stati incredibili, ce ne sono stati diversi, tra i quali, quelli condivisibili per ora, il primo è, l'ho sperimentato dopo il ritiro, quindi non durante ma dopo, che è stato uno stato di rilassamento totale del corpo e della mente. È come se avessi fatto un reset completo del sistema nervoso, come se fossi passato da un carico di 150 kg di corpo, 150 kg di mente, e fossi passato a un carico di 2 kg, un alleggerimento pazzesco. Il secondo dono è stata proprio la presa di consapevolezza totale che la calma della mente non è l'assenza di pensieri e di emozioni, ma di saperli attraversare rimanendone indenni. È un po' quello spirito equanime di cui abbiamo parlato in un altro video. E tutto questo arriva non perché lo vogliamo, non perché acceleriamo, non perché rallentiamo, ma nel suo giusto tempo. E lì poi, senza neanche volerlo, senza premeditarlo, è arrivato anche un altro dono, ovvero la consapevolezza del secondo nome. Un nome che non è anagrafico, ma è un nome che in adolescenza mi aveva profondamente colpito e conquistato, leggendo tra l'altro un libro di Hermann Hesse. E pensa che questo nome lo usavo 15 anni fa nelle prime lettere d'amore con Laura, quasi come se una parte di me lo conoscesse già, molto prima che io fossi pronto a riconoscerlo, a manifestarlo. E questo secondo nome è Damian. E ti devo dire la verità, mi ha spiazzato, perché prima di realizzarlo completamente non conoscevo il suo significato, ma poi ho scoperto che ha diverse sfumature che senza volerlo racchiudono parte del mio cammino, parte del mio essere, dell'intento che mi muove nel mondo, ovvero anche la promessa di non dimenticare che il mondo invisibile esiste, che il mondo magico esiste e ci accompagna anche se noi non ce ne accorgiamo, non lo vediamo. Poi rappresenta per me anche l'intento assai difficile al quale sicuramente non sono ancora arrivato, che è quello di tentare di disciplinare almeno la mente più superficiale, per poterla raffinare proprio come una pietra grezza che lavorandola diventa un diamante. E usare tutto questo non tanto per me, ma per il beneficio di tutti gli esseri, chiaramente senza voler fare il salvatore, ma con l'intento di cura, un intento di servizio che da sempre mi accompagna verso gli animali e verso gli umani. E per me Damian rappresenta anche l'eresia più pura, più bella, l'eresia di chi sceglie se stesso indipendentemente da quello che accade all'esterno, anche se questo significa ribellarsi dalle convinzioni sociali e culturali che ci portano a vivere una vita che non è la nostra. E forse è proprio questo il dono più sottile del ritiro, non che mi ha dato una nuova identità, io sono sempre quello, ma mi ha invitato a vedere, a riconoscere una direzione che era già lì e che io stesso però continuavo a boicottare. Quindi ecco, non è cambiato niente, ma è cambiato tutto. E per andare in chiusura, poi è stato bellissimo e non lo dimenticherò mai, quando i miei genitori alla fine del terzo giorno sono venuti a bussare per prendermi e accompagnarmi fuori. Ricordo che in quel momento la prima parola è stata "Ah, finalmente!". Però poi mi sono inginocchiato, ho ringraziato con tutto me stesso il buio, tutta la fragilità, tutta la gioia, ho ringraziato ogni cosa. Poi mi hanno accompagnato fuori, ho suonato all'aperto, ho alzato la mascherina e ragazzi, incredibile. Io ricordo che il verde, la luce mi sono penetrati ed è come se mi avessero completamente ricaricato. Ci ho messo 12 ore a livello visivo a riabituarmi al mondo. Ed è stato proprio nel mondo reale, come ti dicevo prima,
che ho sentito la mente in un modo completamente diverso, infinitamente più silenzioso. Come se il vero ritiro non fosse finito in quel momento in cui sono uscito, ma stessi iniziando proprio lì, nel portare tutto questo nella vita quotidiana, nel lavoro, nelle sfide, nella rabbia. Ed è proprio per questo che l'aggiunta del nome Damian serve a ricordare. Bene, penso di averti detto più o meno le cose principali, ma ora il viaggio continua con questo video dove ti parlo di come costruire un'abitudine in modo semplice e divertente. Perché come si dice, per calare una montagna, il vero lavoro non è l'atto di arrivare in cima, ma tutto quello che fai prima per allenarti. E mi raccomando, non improvvisare, ascolta e rispetta profondamente il tuo corpo, la tua mente e per qualsiasi cosa scrivimi nei commenti. Ti aspetto nella chat quotidiana Un minuto per te, dove ogni giorno mando delle piccole ispirazioni di consapevolezza, perché ci credo con tutto me stesso che chi si ferma si ritrova.